Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Allora, dopo la morte di George Floyd e un po' tutte le proteste che sono successe negli Stati Uniti e un po' in tutto il mondo, le proteste contro il razzismo sono arrivate anche da queste parti. Quindi eccomi qui a parlare del razzismo qui in Australia, perché sapete come il razzismo è ovunque dappertutto, dovunque ci sia una minoranza etnica. Prima di parlare del razzismo vero e proprio faccio una piccola premessa perché gli aborigeni, allora qui in Australia ci sono tanti gruppi di aborigeni e sono divisi principalmente in due gruppi, un po' per comodità. Allora, ci sono gli aborigeni, quelli che abitano appunto in Australia vera e propria, quindi sull'isola, e hanno come bandiera questa qui che è ufficialmente riconosciuta dal governo australiano, e poi c'è un secondo gruppo di aborigeni che invece abita sulle isole dello stretto di Torres, e per qualche motivo questi due gruppi vengono separati. E poi dovete sapere che ci sono più di 250 gruppi distinti di lingue, quindi ci sono diverse comunità aborigene con diverse culture, lingue e usanze. Allora, ci sono state proteste contro il razzismo un po' in diverse città australiane, come è successo negli Stati Uniti per gli afroamericani. Anche qui le persone hanno protestato per il modo in cui la polizia tratta gli aborigeni e per il modo in cui, diciamo, il sistema giudiziario, tratta gli aborigeni. Infatti, dal 1990 fino ad oggi sono morti più di 400 aborigeni in custodia, e secondo questo dato gli aborigeni che vanno in carcere hanno molte più possibilità di morire rispetto ad un cittadino australiano non aborigeno, proprio perché c'è una differenza nel modo in cui la polizia e, diciamo, le leggi vengono applicate nei confronti degli aborigeni rispetto ai non aborigeni. Allora, invece, parlando del razzismo vero e proprio, gli aborigeni in realtà sono meno del 3% della popolazione australiana, però la popolazione carceraria australiana è costituita da circa 27% degli aborigeni, quindi questo è un numero, cioè una percentuale abbastanza grande. Questo perché, semplificando un po' tutto, nasce dal problema dell'esclusione sociale, perché dovete sapere che moltissime comunità di aborigeni hanno un basso livello di scolarizzazione e quindi di conseguenza hanno minori possibilità di trovare un lavoro, e poi tante comunità aborigene hanno comunque problemi di dipendenza da alcol, di droga, e tutto ciò comunque legato anche al basso livello di scolarizzazione li può portare alla criminalità, e quindi tende a far crescere la popolazione carceraria degli aborigeni. E poi per tanto tempo, in parte anche adesso, diciamo, gli australiani non aborigeni hanno avuto e hanno tuttora una percezione un po' negativa degli aborigeni. Questo è proprio, diciamo, il razzismo vero e proprio, e quindi questo è il problema. Il problema è nato nel momento in cui gli inglesi hanno colonizzato l'isola, e da quel momento in poi hanno totalmente cambiato il modo di vita delle popolazioni locali, le hanno escluse dalla vita sociale e hanno negato loro i diritti. Quindi, parlando in generale, cioè non voglio andare nel dettaglio perché ovviamente sapete quello che è successo col colonialismo europeo. Allora, però bisogna dire che l'Australia ha già fatto un grande passo avanti su questo problema, perché ormai da tempo ha riconosciuto i propri errori, e diciamo che il paese ha preso coscienza degli errori che ha fatto in passato. Infatti spesso nelle cerimonie pubbliche viene ripetuto che appunto l'Australia era la terra e rimarrà sempre la terra degli aborigeni, e che loro ne avranno sempre rispetto e cura. Magari questo non succede sempre, però comunque almeno in teoria gli australiani hanno riconosciuto gli errori che hanno commesso, e quindi almeno in teoria si impegnano a non discriminare più gli aborigeni. Infatti il governo, per discolparsi per tutti gli errori che ha commesso in passato, finanzia diversi programmi per migliorare la condizione di vita degli aborigeni, e se non sbaglio alcune comunità di aborigeni svantaggiati ricevono anche una sorta di sussidio mensile, però non sono tanto sicuro, ma sono abbastanza sicuro che questo di solito ogni tanto succede. Quindi il razzismo non è soltanto contro gli afroamericani negli Stati Uniti o contro gli aborigeni qui in Australia, è dappertutto. E quindi niente, grazie per aver guardato il video, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e io vi vedrò nel mio prossimo video. Ciao a tutti!